Oggi voglio portarvi una casa automobilistica di cui abbiamo già parlato sul canale e che è già attualmente in Europa, ovvero, come avrete letto dal titolo, BYD. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Questo video sarà sicuramente più rapido rispetto all'ultimo in cui ho parlato della BYD Dolphin, semplicemente perché non ho intenzione di spiegare di nuovo la storia dell'azienda. E se non avete ancora visto quel video ve lo consiglio e ve lo lascio qua sopra o in descrizione. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che aiuterebbe davvero tanto a far crescere questo canale e a far vedere i miei video a molte più persone. Grazie mille. Oggi voglio parlarvi di un'auto specifica, ovvero la BYD Tang, che è entrata da pochissimi mesi nel mercato europeo, nello specifico quello norvegese, come poi stanno facendo anche tantissime altre case automobilistiche cinesi. La BYD Tang sta riscuotendo già molto interesse tra i consumatori e potrebbe spingere BYD ad espandersi molto più rapidamente di quanto preventivato nel vecchio continente. La BYD Tang non è sicuramente un'auto nuova in sé per sé, ma venne presentata nella sua prima versione in Cina già nel 2014 al Salone dell'Auto di Pechino e prende il nome dalla dinastia Tang, che è stata la più prosperosa dinastia tra tutte quelle che si sono conseguite in Cina. Questo SUV però nella sua prima generazione venne venduto solamente in versione plug-in hybrid, diventando in questo settore l'auto più venduta del 2016. Ma oggi non andremo a parlare di questa prima generazione della BYD Tang, dato che già nel 2018 è stata interrotta la produzione, ma passeremo direttamente alla seconda generazione, che è stata presentata proprio lo stesso anno e che nel 2021 ha toccato il suolo europeo. Partiamo dunque come al nostro solito parlando delle dimensioni di questa BYD Tang. Il SUV sarà lungo 4,87 m, largo 1,95 m e alto 1,72 m, con un passo di 2,82 cm ed una capacità di carico del bagagliaio posteriore di 940 litri, non avendo però un secondo bagagliaio sotto al cofano. Ora che sapete le dimensioni capirete che questo SUV è veramente enorme, pertanto come immaginerete i consumi non sono proprio ottimali, ma penso che sia una cosa voluta, dato che ad un'occhiata veloce questo veicolo non sembra nemmeno essere un'auto elettrica, ma ho idea abbiano voluto dare la percezione di un SUV normale che non attiri l'attenzione in pratica. Poi c'è da dire che non si sono impegnati neanche loro per ottimizzare l'autonomia del veicolo, dandogli dei cerchi da 22 pollici. La BYD Tang sicuramente è stata pensata più per un pubblico di famiglie, contando anche che è possibile avere la versione sia a 5 posti che a 7 posti. Facendo così però si va a fare un compromesso sull'autonomia, ma anche sulle prestazioni dell'auto ovviamente. Dando un'occhiata all'interno inoltre vediamo che non siamo a dei livelli di super lusso, ma che si difende sicuramente bene con la qualità costruttiva e da alcuni particolari che possono sicuramente risultare interessanti, come per esempio lo schermo centrale che ha la possibilità di essere ruotato in base alle proprie preferenze. E sempre parlando di questo schermo centrale possiamo notare che ha una fluidità maggiore rispetto ad anche altre case automobilistiche europee, dato che si sono basati non su un sistema operativo integrato, ma praticamente su un semplice tablet che gira su Android. Questa connettività inoltre permette al SUV di essere migliorato tramite degli OTA, che lo ripeto sempre vuol dire over the air update. Lo ripeto sempre perché non so se qualcuno è ancora ignaro di questa dicitura, che consentiranno all'auto e al proprio software di essere migliorati senza dover riportare l'auto al concessionario o al rivenditore. Questa è una feature che ritengo davvero molto importante per le auto elettriche, ma che pochissimi automaker che dichiarano di averla la sfruttano come si deve. All'interno inoltre abbiamo dei sedili in pelle ventilati, un punto di ricarica wireless per il cellulare ed un tetto panoramico davvero enorme con la possibilità di essere aperto per metà, ma anche un sistema di luci ambientali sparse per tutto l'abitacolo. Ma diamo un'occhiata alle prestazioni e alle specifiche tecniche di questa
questa BYD Tang. Vi dico già che in Europa viene venduta solamente una versione che è la top di gamma, pertanto oggi parleremo di questa. Anche se in Cina in realtà vengono vendute altre versioni più economiche con magari meno feature, di cui nel caso dovessero arrivare in Europa ovviamente farò un video aggiornamento. Dunque partiamo col dire che l'auto avrà a disposizione una batteria da 86,4 kWh che è completamente utilizzabile. Questo significa che nel caso ci si spingesse oltre lo 0% l'auto semplicemente non funzionerebbe più. Ve lo dico solamente perché è una cosa da tenere in conto, dato che ultimamente le nuove auto elettriche che stanno uscendo di solito hanno un buffer che ti dà la possibilità di arrivare a un punto di ricarica anche superato il 0%. Questa batteria permetterà all'auto di percorrere intorno ai 400 km di autonomia sotto al ciclo VLTP combinato. Per quanto riguarda invece la ricarica, potrà ricevere al massimo 115 kW, che a mio parere sono un po' pochini e che potrebbe essere sicuramente migliorata. L'auto avrà inoltre due motori elettrici che permettono la trazione integrale e che saranno in grado di sprigionare 380 kW di potenza e 680 Nm di coppia massima, che permettono all'auto di percorrere uno scatto 0 a 100 km/h in solamente 4,6 secondi, con una velocità massima di 180 km/h. Questo SUV inoltre è stato dotato di pinze dei freni Brembo che permettono all'auto di frenare in solamente 36 metri, arrivando da uno sprint 100 km/h a 0 km/h. C'era veramente la necessità di questa cosa? Forse no. Parlando invece di prezzi, siamo intorno alle 600.000 corone norvegesi, che più o meno equivalgono ai 60.000 euro. Ma bisogna ricordare che questa è la versione top di gamma con la quale BYD ha voluto testare il mercato europeo. Pertanto sono d'accordo che sia abbastanza costosa come auto, ma è vero anche che in un futuro prossimo potremo vedere anche dei veicoli più economici della BYD Tang arrivare sul mercato europeo. La BYD Tang è in vendita solamente da agosto 2021 e in questi 4 mesi ha visto all'incirca 1000 auto vendute, che ovviamente non sono tante, ma come ho detto prima è stato fatto per testare il mercato, e quello che ha visto è che la richiesta per questi veicoli, pur essendo di fascia abbastanza alta, c'è ed è anche importante. Ed è proprio per questo che sono quasi del tutto sicuro che BYD voglia entrare in modo più aggressivo nel mercato del vecchio continente, sia con altre versioni della BYD Tang, ma anche di altri veicoli che ha attualmente in vendita solamente in Cina, come nel caso che abbiamo già visto della BYD Dolphin, o magari altre auto di diverse tipologie come la BYD One Plus oppure la BYD Han, che potrebbe arrivare anche in versione station wagon, che è qualcosa che al mercato dell'elettrico sicuramente manca. E questo era il BYD Tang. Ovviamente, come vi ho detto all'inizio, non ci si può aspettare una grande autonomia o delle grandissime prestazioni da un veicolo così gigantesco, ma sono sicuro che qualcuno lo troverà davvero molto interessante, appunto per le sue dimensioni. Ma adesso lascio a voi il giudizio. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questo BYD Tang, e non scordatevi anche di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.